Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche per amore e passioni di novembre. Abbiamo la carta dell'appeso, ragazzi. Questo è un periodo introspettivo, un periodo dove c'è bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista. Potrebbe essere necessario mettersi nei panni dell'altra persona o, considerato che l'appeso è una carta di fermo, magari è un periodo, diciamo, tranquillo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste complementare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche l'indirizzo email nel caso voleste contattarmi. C'è il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono, e in più sempre in descrizione ci sono i link per i 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo inoltre che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio di gennaio 2026 di tarocchi intuitivi. Anche di quello c'è il link sotto nella descrizione del video, oppure andate a vedere la pagina web. Ok, andiamo a vedere. Ok, allora 4 di bastoni, 5 di bastoni, cavaliere di coppe, 6 di spade, fante di pentacoli, cavaliere di spade, 8 di bastoni e il mondo, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un attimino com'è l'andamento del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, le persone che sono in una relazione, e il terzo gruppo comprende le persone che hanno relazioni difficili, non ben definite, clandestine, magari a distanza. Allora, partiamo con questo 4 di bastoni. Abbiamo un matto, e un 7 di spade. Sento una sorta di ingenuità. Ehm, Non lo so, ragazzi, potrebbe essere una falsa partenza, potrebbe essere come un qualche cosa che non vi fa sentire stabili, un qualche cosa di discontinuo, soprattutto se state conoscendo una persona, potrebbero esserci dei periodi dove ci si vede, dei periodi dove non ci si vede, ma in realtà anche se avete qualcuno. Cioè, lo sento come un periodo un po' disarmonico l'inizio di novembre. Andiamo a vedere il 5 di spade, forse prima ho detto 5 di bastoni. Torre. Uh. E 5 di bastoni l'ho chiamato. Allora, io credo che qui ci sia qualche 6 di pentacoli. Qualche tipo di situazione che non è in equilibrio assolutamente, o per delle cose che vi stanno nascondendo, o per delle cose. In realtà 7 di spade è girato al contrario, quindi potrebbero essere proprio cose che vengono a galla, vecchie storie, o come la sensazione che sia un qualche cosa che. Se per caso state frequentando da poco una persona e non c'è un vecchio tra di voi, questa parte un po' vecchia è tutta vostra per magari relazioni che avete avuto prima,
e quindi c'è come se si scatenasse un qualche cosa che vi dà una certa instabilità, una certa, mi viene anche da dire cecità purtroppo. Cioè, ho come l'idea che siate un po' disorientati all'inizio del mese. Ripeto, questo 7 di spade non so se sia vostro o dell'altra persona, nel caso ci sia qualcuno, però è come se, soprattutto se avete iniziato a frequentare una persona da poco, è come se venissero fuori degli altarini. Un'altra cosa è che quando viene fuori questa cosa qui di cui ci parla Sette di Spade, potrebbero esserci un sacco di discussioni, di lotte, di bisticci e c'è come la voglia di smetterla con questi bisticci. O potrebbe essere proprio che quello che non vi fa sentire stabile in questa situazione, in questa relazione, sia il continuo discutere magari che avete, il fatto di non essere mai d'accordo e quindi questo vi dà come una sensazione, primo di essere stanchi e poi appunto instabili, cioè come se foste... Secondo me qualcuno non si fida dell'altra persona e c'è bisogno di ritrovare questa fiducia. Andiamo a vedere, o se per caso siete single potrebbe essere più esteso, quindi come se non vi fidaste degli altri in generale. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 3 di bastoni. Voglio andare a vedere anche 6 di spade. Qua ce ne sono 2, sì. Fante di bastoni, 5 di spade e 9 di spade per il 6 di spade. Di nuovo, c'è voglia di lasciarsi indietro una certa realtà. Allora, vi dico che c'è la torre. La torre è una di quelle carte che destruttura, rompe gli schemi che esistevano già. Siccome qui avete 2 5 di spade e un 5 di bastoni, che appunto sono carte di lotte, io sento che sia come giunto il momento di metterci una pietra sopra. Potrebbe essere al passato, potrebbe essere questa poca onestà che magari avete avuto o voi nei confronti degli altri o gli altri nei vostri confronti. Devo dire che però con questo cavaliere di coppe, secondo me, si risveglia qualcosa. Il cavaliere di coppe è qualcuno che parla o comunque sì, parla di temi di un certo spessore, è una persona seria, è una persona che viene e porge una coppa, cioè è come se fosse disposto a dare qualche cosa di sé, secondo me, per far funzionare questa relazione. C'è comunque qualcuno che arriva, nel caso non abbiate nessuno, o come un passo in più, se vogliamo. Ehm, Devo dire che non vi convince la cosa. Non vi convince nel senso che avete voglia di star tranquilli, avete voglia di allontanarvi da tutte queste menzogne, dai detti, dai non detti, dalle mezze verità, dai dubbi, dalle insicurezze, dalla sfiducia e dall'instabilità, mi viene da dire. Cioè, è come se avessi bisogno di cercare un qualche cosa che sì, sia stabile e qualcuno sul quale potete contare, del quale vi potete fidare. E devo dire che avere tutte queste carte al contrario non gioca tanto a vostro favore. Io sento, adesso andiamo a vedere il fante di pentacoli, sento come se potesse esserci una differenza tra voi e l'altra persona a livello di mentalità o di maturità. Cioè, ho come l'idea che uno dei due potrebbe essere molto più giovane dell'altro, oppure molto più immaturo, quindi magari a parità di età uno dei due è molto più, come dire, superficiale, sbarazzino o sbarazzina, più, sì, più ingenuo anche se vogliamo. Allora, per il fante di pentacoli sono usciti un 2 di bastoni e un cavaliere di coppe. Sì, è come se ci fossero le parole, tante parole, però poi i fatti qua mancano. Ma arriva il cavaliere di spade, che è colui che va avanti dritto verso l'obiettivo che vuole puntare. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade e guardate, abbiamo il mago e la temperanza. Quindi io ho come la sensazione che sì,
ci sarà un inizio determinato. Se prima era un po' tentennante all'inizio del mese, è un po' come se, secondo me, qua sarete voi a mettere le cose in chiaro, perché sì, un passo dall'altra parte secondo me viene fatta o viene fatto. Però anche voi, diciamo, detterete le vostre regole e ci sarà secondo me la possibilità di iniziare qualcosa di molto bello, di equilibrato. Secondo me, mm, perché in questa parte della lettura con il Cavaliere di Spade e l'Otto di Bastoni l'energia prende una certa velocità, una velocità importante, anzi andiamo a vedere l'Otto di Bastoni, abbiamo un 9 di coppe e la luna. Mm. Qui ragazzi si diventa onesti, sapete? Si inizia a vedere le cose da un'altra prospettiva, effettivamente. Se qui c'era questo dubbio, questo mezzo dubbio, la sfiducia, queste mezze verità, queste discussioni, discussioni che con due volte il 5 di spade potrebbero proprio essere questioni di principio, no? Dove alla fine non importa chi ha ragione, è come se si prendesse gusto un po' a litigare, no? Però sarà mettere le cose in chiaro, patti chiari e amicizia lunga, secondo me. Con questo gruppo di carte vi devo dire che potrebbero venire fuori delle paure. Andiamo a vedere anche il mondo. Fante di spade e 7 di bastoni. Sì, secondo me potrebbero, come dicevo prima, esserci delle paure, ma ho anche la sensazione che riuscirete a tenerle sotto controllo. Cioè, vi dico, avete la carta dell'appeso. L'appeso è qui per farvi vedere le cose da un'altra prospettiva. Quello che qui non era chiaro, quello che qui era conflittivo, alla fine del mese diventa ben determinato, come se ci fossero delle nuove regole, come se si guardasse al futuro in maniera diversa. E parlando, tirando fuori quelle che sono le paure, secondo me si riesce, come dire, a integrarle. Tenete presente che il mondo è una carta di risultato, quindi si arriva al compimento di un risultato, a un traguardo, mi viene proprio da dire. Sì, questo lavoro di mettersi nei panni dell'altro vi può servire proprio per comprendere meglio il perché di un certo comportamento, di quello che si dice, però tutto attraverso la comunicazione, cioè solo comunicando all'altro quali sono le nostre paure e lasciando che l'altro comunichi a noi le nostre paure, ci può essere come un'intesa, una maggior fiducia. Anche se vi dico, non vi fiderete del tutto, cioè tenderete comunque a tenere un po' sotto controllo l'altra persona, però è già un passo il fatto di essere aperti, di voler effettivamente cominciare un nuovo capitolo con questa persona o all'interno della relazione, ragazzi. Allora, andiamo settore per settore, partiamo dai single. Secondo me, per i single si avvicina una nuova conoscenza, potrebbe essere intermittente, come vi dicevo prima, potrebbe sembrare un po' una farfalla su un fiore. Devo dire che secondo me è una persona molto affascinante, seducente, ha questo modo di parlare avvolgente e effettivamente trascina abbastanza con quello che vi dice, con quello che di cui parla, con insomma, su come ve la dipinge bene. Però secondo me un tema molto importante nel mese di novembre, questo per tutti e tre i gruppi, sono le discussioni, perché ci sono proprio tante carte che mi parlano di incomprensioni, punti di vista diversi. Ehm, sì, vi viene bene vedere le cose da un'altra prospettiva, perché non è detto che abbiate sempre ragione voi, nel senso che la ragione molte volte è soggettiva. Il punto di vista può cambiare. Cioè,
quando nei commenti mi scrivono, ma allora la lettura è positiva o negativa? È relativo, perché se nella lettura c'è una separazione ed è quello che volete, per voi è positivo, ma se nella lettura c'è una separazione e voi non la volete, è qualcosa di negativo. Quindi secondo me qui si tratta di rivedere un pochettino le proprie posizioni e vi dico che secondo me per i single può nascere, una volta stabilite le basi, una volta dettate un po' le regole se vogliamo, veramente può partire una relazione anche in modo piuttosto veloce con questa persona dove si galoppa l'onda e secondo me si può arrivare a, a una buona unione, una buona comprensione di coppia, ragazzi. C'è da... Quello che vi frega è il io ho ragione, tu non hai ragione, oppure io ho sempre visto la coppia così. Magari l'altra persona è abbastanza diversa da voi, magari è esuberante, voi siete più tranquilli, mentre questa persona è esuberante, è creativa, è super dinamica, gli piace viaggiare o lei piace viaggiare e quindi c'è come da assestarsi, soprattutto se appunto è poco che vi conoscete. Bisogna come dare tempo alle due energie, una molto veloce e l'altra un po' più tranquilla, di amalgamarsi, ok? Quindi datevi tempo, la carta dell'appeso è una carta di lentezza, di osservazione, anche di accettazione, però secondo me qualche cosa di bello può arrivare. Tenete presente che la lettura finisce con un mondo, quindi è come se ci fosse un traguardo raggiunto. Per le persone che sono in coppia, allora qui devo dire che soprattutto se è un po' di tempo che avete queste discussioni, se siete in una fase dove avete bisogno dell'equilibrio, cercate l'equilibrio, ma non vi fidate tanto dell'altro, cioè io sento che questo è un mese per parlar chiaro. Senti, io non mi fido di te quando fai A, B e C. Perché fai queste cose? Perché senti questo istinto? Spiegami e secondo me proprio questa conversazione vi permetterà di raggiungere il completamento, un traguardo. Vi dico, non è che basterà solo quello perché con il fante di spade sarete sempre un po' vigili su quello che succede, però devo anche dire che ragazzi, rimanere lì così in questa dinamica di litigio non serve a nessuno, perché se avete paura di interrompere lo schema, cioè è come se qualcuno vivesse una situazione non proprio in armonia, conflittiva, però ha paura comunque di rompere questo schema, questo battibeccare, questa dinamica, probabilmente per paura di rompere gli equilibri o per paura di perdere l'altra persona. In realtà però così sì, la relazione, la situazione sta diventando un po' faticosa da gestire, non può crescere perché è continuamente drenata da queste divergenze, da questi non detti, dal controllare, dal voler sapere, dal è giusto come dico io, si fa come dico io, tu devi essere così. E quindi è come se non si lasciasse respiro, ok, all'altro o alla relazione di esprimersi al meglio. Ecco, secondo me, se riuscite a individuare quali sono le vostre paure e ne parlate con il partner, la relazione fluirà di prepotenza, cioè proprio è come se si aprisse un nuovo panorama, perché avrete anche la possibilità di capire di più l'altro, perché l'altro, se voi vi aprite con l'altra persona, anche se l'altra persona non è abituata a farla, a furia di raccontarvi, anche l'altra persona inizia a sentire, cioè a imparare come fare, ok? Come se dovesse dare il là per certi versi, per creare questa nuova armonia. Vi dico, avete il mondo alla fine della lettura, secondo me un compimento, un risultato c'è. Se parliamo delle persone che sono in una relazione indefinita, non etichettata, clandestina, difficile, allora qui ci potrebbero essere dei temi che si tirano fuori, sono temi un po' spinosi, che possono effettivamente creare dei dubbi. Io non sento che questa persona vi dia la stabilità che voi state cercando, come non sento che voi vi stiate fidando di questa persona.
o meglio, a parole c'è come un potenziale, però siete stanchi delle solite dinamiche. Qui sento aria di ultimatum. Ok, sento come se avessi bisogno di rompere certi schemi di comportamento logori che ormai non servono più e avesse bisogno di iniziare a dettare voi le regole. Allora, fino adesso è stata così, non mi sono mosso o mossa, non ho creato scandalo per non rischiare di perdere o di incrinare la relazione, però così io non vado avanti perché non mi fido, si continua a discutere, si continua a bisticciare, non c'è armonia, insomma questa relazione non mi nutre. Cosa vogliamo fare? È un po' questo il tema. Vi dico, otterrete dei risultati parlando chiaramente, parlando onestamente con la vostra persona di interesse, ed è come se iniziasse una nuova intesa. Sento che è come se l'altra persona iniziasse a rendervi un po' più conto, a rendervi un po' più partecipi. Diciamo che il dialogo, secondo me, è una dialogo e osservazione sono le due cose fondamentali per questo mese. Ok, allora partiamo con questi oracoli. Ok, abbiamo cassetta ed eccolo qua. Questa carta vi dice che state pensando a roba vecchia, vecchie dinamiche di comportamento, vecchie discussioni che tornano a galla, cose del passato che continuano a condizionarvi, eventi, momenti, situazioni che continuano a ripetersi una e un'altra volta nella vostra testa e lo vedo proprio qui. Paradiso, e qui parla di felicità, espansione, gioia, godere l'uno dell'altra. E poi abbiamo questa carta che vi dice cose arrivano alla luce, adattamento o adattarsi, cambi, guarigioni e cose che potrebbero ferire, vi dicono anche. Difatti uno dei significati dell'appeso è il perdono, ragazzi. Ricordatevi sempre che quando si perdona, se io per esempio ho avuto, che ne so, un ex che mi ha fatto arrabbiare tantissimo e continuo a nutrire questa rabbia nei suoi confronti, fino a che c'è rabbia, c'è come una specie di filo tra una persona e l'altra, un filo energetico che rimane connesso. Nel momento in cui si perdona, cioè io perdono l'altra persona e perdono me stesso soprattutto, questo filo è come se si staccasse. E tenete presente che perdonando risolvete il vostro karma, non quello dell'altra persona, ok? Perché molte persone non vogliono perdonare perché pensano che se no l'altra persona scampi al suo karma, ma non è così. Perdonare serve a bruciare il proprio karma. Ok, secondo oracolo. Vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Andremo a vedere poi a dicembre, ragazzi, se effettivamente le cose si svilupperanno così, però diciamo che far tremare il pavimento fa sì che le persone che appoggino su questo pavimento si afferrino bene a quello che c'è di presente. Se vi devo dire una cosa, faccio fatica a inserire questa carta nella lettura, sarò sincera. Non vedo che non ci sono amanti, non ci sono 6 di coppe, però prendetela come vi risuona. Ultima carta, andiamo a vedere una fatina. Wow,
celebrazione, vi dice di tenervi pronti perché un invito sta per arrivare. Tenetevi pronti ad andare fuori, a ballare, a divertirvi. Fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi, se vi arriva questo invito. Spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, il lavoro sulle credenze limitanti. La stessa cosa voi la potete anche fare per conto vostro abbonandovi al canale. Tenete presente che se oggi vi abbonate e domani vi disabbonate, vi restano attivi 30 giorni per guardare tutti i video che potete. Sono 4 playlist e bisognerebbe guardarle in ordine di numero, insomma, perché tutta quella parte è stata creata come se fosse un corso di formazione in energie sottili, in metafisica, ok? È un percorso che vi permette prima di guarire voi stessi e poi di occuparvi anche degli altri volendo. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!